Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi affrontiamo un tema a richiesta, ovvero il guerriero longobardo. Bentornati a tutti, dicevamo. Come sempre un ringraziamento ai nostri Patreon e agli abbonati al canale. Vi ricordo che trovate in descrizione entrambi i metodi per supportare l'operato dell'associazione La Fara, tanto nella ricostruzione dei corredi quanto nel villaggio in archeologia sperimentale, tanto qui su YouTube. L'argomento della giornata è un argomento che avevamo volutamente lasciato indietro negli ultimi 2 anni: i guerrieri longobardi. Ci sono sul canale molti video che raccontano di alcuni aspetti dell'armamento longobardo. Se non ricordo male, gli elmi, lo scramasax, la lancia, le asce, ma abbiamo sempre preferito tralasciare la discussione sul guerriero in senso lato. Perché? Perché noi siamo prima di tutto un'associazione di ricostruzione storica e parzialmente di rievocazione, nel senso che parte di quello che noi facciamo nelle nostre didattiche, nei nostri eventi, in Italia viene ancora definito rievocazione. Preferiamo ricostruzione per il nostro modus operandi, ma i due ambienti sono abbastanza interconnessi. Ecco che nel mondo della rievocazione, soprattutto quando parliamo di popolazioni barbariche, affrontare il tema del guerriero è sempre un rischio. Non voglio generalizzare, ci sono colleghi bravissimi, ma soprattutto l'alto medioevo germanico è spesso soggetto a infatuazioni personali, a desideri di rivalsa e di macismo che per nulla si accordano con la Fara e con come noi intendiamo la divulgazione della storia altomedievale. Motivo per cui da alcuni argomenti ci teniamo a distanza, non per disinteresse, ma perché ci rendiamo conto che sia difficile trattarli senza che arrivi in scivolata qualche utente anonimo a commentare quanto fosse bello suicidarsi per Odino e quanto il Valhalla aspetti tutti i rievocanti. Ecco, questo però non vuol dire che l'argomento non vada trattato, e visto che ci è stato richiesto da uno dei nostri sostenitori, oggi siamo qui a parlarne. Innanzitutto partiamo da un presupposto: come tutto il combattimento in epoca altomedievale, anche precedente e poi successiva, parliamo di combattimenti corpo a corpo, salvo la parentesi degli archi. Ma rispetto ad epoche successive come il basso medioevo e poi l'età moderna, siamo privi di manuali di scherma. Quindi quello che ad esempio le associazioni di scherma basso medievale fanno, appoggiandosi su testi noti e ben studiati, come forse il più noto, il Fiore dei Liberi, proprio qui da Premariacco di Cividale, ecco, quello che fanno queste associazioni non può essere applicato all'alto medioevo. Chi si occupa dell'alto medioevo dal punto di vista della ricostruzione dei combattimenti può applicare solo 2 principi. Uno è quello di cui abbiamo parlato nell'introduzione, quello fantasioso ed emotivo, e poi quello invece che cerca, confrontando con i manuali di schema successivi, di applicare le conoscenze che derivano dagli armamenti e quindi da quali movimenti, quali pesi e quali automatismi potessero comportare i tipi di armamenti che noi troviamo nelle tombe. Sì, perché il guerriero longobardo perfetto, il guerriero longobardo, non esiste nemmeno nelle sepolture. Sepolture di fine VI secolo mostrano un armamento diverso da sepolture di metà VII. Ogni sepoltura ha delle caratteristiche peculiari e in nessuna di queste è presente l'armamentario completo del guerriero. Ancora più difficile vedremo quando parliamo di protezioni. In un video come questo generalizziamo facendo sempre riferimento al fatto che appunto tutti i reperti a cui facciamo riferimenti non sono mai stati trovati in una singola sepoltura. Un secondo argomento difficile da discutere è quello legato alle tecniche belliche vere e proprie. I Longobardi si definivano un exercitus, ma noi non conosciamo praticamente nulla delle loro abitudini militari, delle loro strategie o di come preferissero combattere.
Abbiamo pochi riferimenti conservati principalmente nelle fonti romane tardoantiche, quelle che poi oggi chiamiamo bizantine, dove però i Longobardi sono solo una parte dei popoli biondi che aiutano i romani. E quindi possiamo legittimamente immaginare che parte delle strategie del mondo romano fossero state assimilate anche dai Longobardi. Pensiamo al loro periodo di servizio insieme all'esercito bizantino nelle guerre greco-gotiche, e che sicuramente aveva influenzato il loro modo di combattere, così come tutto il lungo periodo pannonico nei incontri, scontri col mondo romano orientale. Ma nella pratica non sappiamo effettivamente come si svolgesse una battaglia o quali fossero le strategie privilegiate dal mondo longobardo. Quando parliamo del guerriero longobardo ideale, parliamo quindi del suo armamento. Da cosa era composto l'armamento longobardo? Parentesi. Quando sarà possibile vi lascerò il link ai video specifici su questi argomenti già presenti sul canale, quindi se c'è qualche argomento che volete approfondire ma vedete il link, provate a dare un occhio a quel video, magari le domande sono già state affrontate. Allora, l'arma principale dal punto di vista moderno è la spada. Ve ne ho mostrata una non finita nel video sui fabbri. La spada è un'arma medio-lunga, nel senso che la lunghezza complessiva di solito non arriva al metro, si attesta intorno agli 80, 85, 90 cm, è una lama a doppio taglio, larga circa 5 cm e realizzata con tecniche avanzatissime per l'epoca. Sempre nel video sui fabbri abbiamo parlato del cosiddetto pseudo damasco. Arma a doppio taglio, con impugnatura in gran parte in materiale organico, legno o corno, e alcuni elementi in metallo. Quest'arma era sicuramente la più prestigiosa, se non altro dal punto di vista economico, proprio per la lavorazione complessissima che lo pseudo damasco richiedeva. Ma non sembra essere stata l'arma simbolica del mondo longobardo. Questo ruolo pare venire ricoperto invece da un'arma decisamente più economica, cioè la lancia. Asta di legno e punta in ferro. Punta tra l'altro di diversissime fogge. Anche su questo argomento abbiamo realizzato un video. Alcuni autori hanno voluto intravedere nella letteratura longobarda e negli scorci che Paolo Diacono fa delle leggende longobarde l'importanza della lancia proprio come anche attributo regale e di conseguenza come simbolo del capo guerriero. Chi si è spinto oltre ha voluto vederci un parallelismo con la lancia del dio germanico per eccellenza, che nel mondo scandinavo e norreno sarà noto come Odino, ma che noi, come sapete da un altro video, non vogliamo identificare con il Godan germanico, preferiamo sottolineare la parentela fra i due archetipi, ma passano secoli e migliaia di chilometri fra le due attestazioni, quindi probabilmente gli attributi potevano essere anche parzialmente differenti. Fatto sta che appunto gli studiosi che si spingono più oltre attribuiscono la lancia anche a un riferimento odinico. In particolare si dice della famiglia Agilmondo, che era ex genere Gungingus, cioè della famiglia dei Gunginghi, e nelle analisi linguistico-filologiche si vuole vedere in questi Gunginghi la stessa radice linguistica di quella che sarà poi la lancia di Odino nel mondo scandinavo, cioè Gungnir. Arma molto importante poi per il mondo longobardo è lo Scramasax. Anche di questo è presente un video. Lo Scramasax è un coltellaccio a un filo solo, che si evolve molto nel periodo longobardo in Italia, passa da proporzioni contenute fino a diventare sostanzialmente quasi una spada, ma mantenendo sempre un unico filo e non applicando la tecnica dello pseudo damasco. Al massimo il tagliente veniva realizzato in un acciaio più performante e la schiena in una lega ferrosa più elastica e più utile ad assorbire gli urti. Quindi in quest'ottica è chiaro come fosse più economica della spada. Proprio nell'ottica di economicità viene interpretato il fatto che nelle tombe poi della seconda e della terza generazione, e quindi quelle del VII secolo,
gli scramasax si allunghino e spesso non si trovino più accompagnati dalla spada. Una delle ipotesi è proprio che, vista il costo della spada e il progressivo impoverimento di parte della popolazione longobarda, la lunga spada venga sostituita da un lungo scramasax, che tra l'altro da cavallo poteva essere usato più o meno allo stesso modo. Siamo sempre nella zona delle teorie. Altra arma iconica del mondo longobardo, e di cui è già presente un video sul canale, è la scure. La tipica scure longobarda è la scure barbuta, quella che cioè nel suo profilo mostra una protuberanza verso il basso, molto simile a diversi scuri da boscaiolo o da carpentiere dei secoli successivi. Vengono ritrovate in alcune tombe non frequentissime e hanno proporzioni differenti, passano dalle piccole teste di ascia ad una mano a teste più grandi che lasciano intuire la presenza di un manico più lungo. Resta presente appunto la barba. Noi abbiamo ricostruito quella della tomba 24 di Santo Stefano in Pertica e la continuiamo a utilizzare tra l'altro anche nei lavori boschivi del villaggio ricostruito con grande soddisfazione, ma l'abbiamo anche testata accanto alle francische, le asce cioè franche, che molto più grosse, molto più a cuneo e con un'inclinazione decisamente maggiore erano notoriamente pensate per essere armi da lancio. Per anni abbiamo fatto gare di lancio della scure all'interno di altre associazioni, di altre attività, e continuiamo a praticarlo nei nostri accampamenti come attività didattica dimostrativa, un modo per agganciare il pubblico con un'attività semisportiva. Ecco che però queste osservazioni si fanno molto interessanti proprio nel come ruotino queste due tipologie di ascia, la francisca e la barbuta, e notiamo come la barbuta in effetti sia molto meno performante dopo le prime distanze. Diciamo che fino agli 8 metri la performance è analoga, dagli 8 metri in poi la francisca è decisamente migliore. Certo è che probabilmente la barbuta con la sua forma, come è stato ipotizzato da diversi autori, poteva essere anche un'ottima arma secondaria con la possibilità di agganciare lo scudo avversario, ma siamo sempre nelle supposizioni. Un'arma lasciata spesso indietro nelle elencazioni è l'arco, un po' perché esiste questa idea che l'arco non venisse considerato un'arma importante dai Longobardi in un'ottica un po' romantica in cui bisogna scontrarsi corpo a corpo per non perdere l'onore. E un po' perché ovviamente, essendo in buona parte costruito di materiali deperibili, non ci è arrivato. In realtà però diverse sepolture, anche di corredi potenzialmente ricchi, ci mostrano la presenza di punte di freccia. Non sappiamo se pensate all'applicazione bellica o pensate piuttosto a quella venatoria, ma sicuramente erano presenti. Sulle caratteristiche dell'arco longobardo possiamo di nuovo solo ipotizzare che fossero presenti le due grandi tipologie dell'epoca, cioè l'arco lungo europeo in monolegno, quello che poi nei secoli successivi si evolverà fino a diventare il celeberrimo longbow gallese, scusatemi, però accanto a questo ci fosse anche l'arco composito di matrice delle steppe asiatiche. Su quest'ultimo tipo di arco abbiamo la certezza di alcuni reperti, ovvero il fatto che questi archi ricurvi avessero componenti in osso ha permesso che queste componenti si siano conservate fino al giorno d'oggi nelle tombe, e quindi in particolare noi che facciamo riferimento al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, visitatelo, e facciamo riferimento anche a una delle tombe di San Mauro scavata alla fine del XX secolo, e dove appunto si è conservato la parte terminale dell'arco con l'incisione proprio per la corda, dimostrando quindi l'utilizzo di questo tipo di arco composito anche nella Cividale longobarda. Riguardo alle protezioni, il primo dato da dire è che noi non conosciamo la statistica di queste protezioni. Quante ce n'erano? Quante venivano utilizzate? Un esercito longobardo doveva apparire come un'enorme corazzata di armaturati, o, come ama dire il nostro amico e professore di archeologia medievale a Siena, Marco Valenti, l'elmo lamellare, l'armatura metallica doveva essere peculiarità di un censo molto elevato. Con lui scherziamo spesso che negli scontri rievocativi sembra che si affrontino solo eserciti di duchi per la ricchezza delle loro protezioni. Quello che sappiamo è che probabilmente era diffuso nel mondo longobardo l'elmo lamellare e l'armatura lamellare. L'elmo lamellare è sempre alle mie spalle, e anche sugli elmi longobardi abbiamo fatto un video, di derivazione avara,
ma in Italia non abbiamo mai trovato elementi completi, cioè armature o elmi completi. Nelle necropoli centro-italiane sono stati trovati alcuni elementi, il frontale col nasale, alcuni elementi delle lamelle. Non sappiamo se per la ricchezza dell'elmo stesso, per il costo, o perché ci fossero delle norme che vietavano la deposizione nelle tombe. Quindi accanto alla protezione metallica lamellare potevamo però ipoteticamente trovare la protezione anche, diciamo, più tradizionale, quella che era stata fatta propria dagli eserciti tardo-antichi, cioè quella della cotta di maglia, della protezione del corpo ad anelli di maglia congiunti e rivettati, e con un elmo Spangenhelm a fette ma rivettato, quindi rigido. Quello che purtroppo non abbiamo in Italia sono attestazioni, soprattutto per quanto riguarda l'elmo, di questa tipologia in contesti longobardi. Ne abbiamo però in contesti goti. È ipotizzabile che questa tecnologia fosse presente in entrambi i fronti, anche perché a monte è una tecnologia che viene importata nel continente europeo dai Romani su suggestione del mondo persiano. Esiste poi la vexata questio delle protezioni materiali deperibili, ovvero noi siamo ricostruttori, ci basiamo sui dati archeologici e sulle analisi storiche. I primi anni del nostro operato alcuni di noi avevano degli elmi in materiale misto, nasale metallico e magari copertura in cuoio bollito. Abbiamo completamente smesso di utilizzarli, altri sappiamo che li usano ancora, come usano ancora lamellari in cuoio. Ma a nostro parere è un azzardo, nel senso che sebbene la logica possa dire, beh, in base alle proprie risorse uno si armava come poteva, d'altra parte però non abbiamo fonti di nessun tipo, non abbiamo attestazioni né documentarie né materiali per il periodo longobardo in Italia. E quindi questo tipo di protezione, pur essendo ipoteticamente possibile, da noi viene scartato a priori. Questo non vuol dire che non esistesse, soprattutto non vuol dire che non sia mai esistito, anzi pensiamo alle armature e le linotorax di epoca antica, e quindi più deperibili del lino, cosa potrebbe venirci in mente, ma non abbiamo attestazioni appunto di armature in materiali poveri per il periodo longobardo. Un ultimo appunto che possiamo fare sul guerriero longobardo è che il guerriero longobardo di prima generazione, al di là dell'evoluzione dell'armamento, della questione delle dimensioni del sax, eccetera, era molto più guerriero dei longobardi di seconda e terza generazione. Questo ce lo dicono i marche rossei, cioè nello studio antropologico delle ossa degli inumati si può vedere dove la muscolatura va a congiungersi con la parte ossea e la consistenza di queste congiunzioni e il posizionamento di quelle più importanti all'interno dello scheletro complessivo ci permette di analizzare quali fossero appunto i movimenti, le attività a cui quell'individuo era più abituato. Ecco che i marche rossei di questo tipo, accanto ai segni di traumi, indicano come la prima generazione fosse una generazione effettivamente belligerante e formata alla guerra, mentre le generazioni successive progressivamente vedono diminuire drasticamente il numero di traumi e quindi la conflittualità all'interno della società è decisamente minore per le generazioni successive, così come il fatto che la forbice sociale all'interno della gens Langobardorum aumenta e quindi alcuni continuano a venire formati come guerrieri in pianta stabile e quindi ad esempio la conformazione delle gambe compatibile con lunghi periodi di cavalcate e lungo allenamento sul cavalcare, mentre altri probabilmente iniziano nuovi stili di vita, più poveri se vogliamo, meno guerreschi, ma poi nel momento della deposizione, per una questione identitaria, vengono comunque deposti come guerrieri, pur avendo praticato poco l'arte bellica. Ecco, questo video voleva essere un riassunto, perché questo era quello che c'era stato chiesto, cioè un riassunto della figura del guerriero longobardo. Fateci sapere se avete dei dubbi, possiamo approfondire ovviamente se vi interessa. Vi ricordo che fra marzo e aprile avremo un paio di appuntamenti al Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Lo scriveremo qui su YouTube nella community, lo scriveremo su Facebook, su Instagram. Seguiteci, perché se siete in zona e volete venire a vedere il più importante e più bel museo sul mondo longobardo in Italia, e il più antico, accompagnati
dalla guida della Fara, non solo da me ma anche dagli altri membri, e quella potrebbe essere un'ottima occasione. Bene, spero di avervi incuriosito, spero di avervi lasciato qualche informazione in più e mandi!